Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Ecliragen AstraZeneca SpA. Ultimo aggiornamento. 1 marzo 2022. Cos'è Ecliragen? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ecliragen durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Ecliragen? Ecliragen ha un farmaco a base del principio attivo aclidinio bromuro, appartenente alla categoria degli farmaci per disturbi ostruttivi delle vie respiratorie, anticolinergici e nello specifico anticolinergici. È commercializzato in Italia dall'azienda AstraZeneca SpA. Ecliragen può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Ecliragen 322 mcg polvere per inalazione 60 somministrazioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: AstraZeneca AB. Concessionario: AstraZeneca SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: aclidinio bromuro. Gruppo terapeutico: farmaci per disturbi ostruttivi delle vie respiratorie, anticolinergici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni. Ecliragen è indicato come trattamento broncodilatatore di mantenimento per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO. Posologia. La dose raccomandata ha un'inalazione di 322 microgrammi di aclidinio 2 volte al giorno. Se una dose viene omessa, la dose successiva deve essere assunta il prima possibile. Tuttavia, se a quasi ora della dose successiva, la dose omessa va saltata. Anziani. Non sono necessari aggiustamenti della dose per i pazienti anziani, vedere paragrafo 5.2. Compromissione renale. Non sono necessari aggiustamenti della dose per i pazienti con compromissione renale, vedere paragrafo 5.2. Compromissione epatica. Non sono necessari aggiustamenti della dose per i pazienti con compromissione epatica, vedere paragrafo 5.2. Popolazione pediatrica. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Ecliragen nei bambini e negli adolescenti, al di sotto dei 18 anni di età, per l'indicazione BPCO. Modo di somministrazione. Per uso inalatorio. I pazienti devono ricevere istruzioni su come somministrare correttamente il prodotto, poiché l'inalatore Genair potrebbe funzionare diversamente rispetto agli inalatori che i pazienti potrebbero aver usato in precedenza. È importante istruire i pazienti a leggere attentamente le istruzioni per l'uso nel foglio illustrativo, il quale è confezionato insieme ad ogni inalatore. Per le istruzioni per l'uso, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni. Ipersensibilità al bromuro di aclidinio, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Broncospasmo paradosso. La somministrazione di Ecliragen può provocare broncospasmo paradosso. In tale eventualità, interrompere il trattamento con Ecliragen e valutare l'uso di altri trattamenti. Deterioramento della malattia. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La co-somministrazione del bromuro di aclidinio con altri medicinali contenenti anticolinergici non è stata studiata e non è raccomandata. Sebbene non siano stati condotti studi formali di interazione tra farmaci, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Ecliragen durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ecliragen durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non esistono dati relativi all'uso del bromuro di aclidinio in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato tossicità fetale solo a livelli di dose molto superiori all'esposizione. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il bromuro di aclidinio altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. La comparsa di cefalea, capogiri o visione offuscata dopo la somministrazione di bromuro di aclidinio, vedere paragrafo 4.8, può influenzare la capacità di guidare veicoli o usare macchinari. Effetti indesiderati. Riepilogo del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse segnalate più frequentemente con Ecliragen sono state cefalea, 6,6%, e nasofaringite, 5,5%.
Tabella riassuntiva delle reazioni avverse. Le frequenze assegnate agli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Dosi elevate di bromuro di aclidinio possono provocare segni e sintomi anticolinergici. Tuttavia, singole dosi inalate di una quantità massima di 6.000 mg di bromuro di aclidinio sono state somministrate a soggetti sani senza reazioni avverse sistemiche di tipo anticolinergico. Inoltre, non si sono riscontrate reazioni avverse clinicamente rilevanti in seguito a una somministrazione 2 volte al giorno per 7 giorni, di una quantità massima di 800 mg di bromuro di aclidinio a soggetti sani. L'intossicazione acuta in seguito a ingestione accidentale del medicinale bromuro di aclidinio è poco probabile, data la sua bassa biodisponibilità orale e il meccanismo di erogazione attivato dal respiro nell'inalatore Genuair. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per disturbi ostruttivi delle vie respiratorie, anticolinergici, codice ATC, R03BB05. Meccanismo d'azione. Il bromuro di aclidinio ha un antagonista competitivo e selettivo del recettore muscarinico, noto anche, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Il bromuro di aclidinio è assorbito rapidamente dai polmoni, raggiungendo concentrazioni plasmatiche massime entro 5 minuti dall'inalazione in soggetti sani e normalmente entro i primi 15 minuti in pazienti. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione e dello sviluppo. Elenco degli eccipienti. Lattosio monoidrato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Eclira Genuair a base di aclidinio bromuro sono: Bretaris Genuair. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.